per quanto riguarda il Luca Marinelli, ho letto, e non so se è vero, sono le sue parole, che si è addirittura sentito in colpa. Si è sentito in colpa nell'interpretare il mio ruolo. Ovvero ha provato quella che si chiama una sofferenza psicologica. Facciamo attenzione. La sofferenza psicologica è vera. Ricordo solamente il passaggio di Seneca, che ricorda come lo schiavo preferisca ricevere frustate che ingiurie e come tale sofferenza possa portare addirittura alla volontà di non proseguire la propria vita. Quindi, caro Luca Marinelli, ti do del tu. Capisco la tua sofferenza, però mi sembra una sofferenza di comodo. Non ho sentito Luca Marinelli soffrire per i milioni di feriti e morti tra ucraini e russi in questa guerra scellerata. Non ho sentito Luca Marinelli parlare di quello che accade in Terra Santa con le migliaia di bambini uccisi, ma ho sentito Luca Marinelli soffrire per episodi passati, accaduti quasi 100 anni fa. E allora è chiaro che Luca Marinelli vive in una bolla. Non penso che sia un imbecille completo. Non penso che sia una persona cosiddetta radical chic, che fa ragionamenti di comodo. Penso che sia una persona che soffra veramente, per motivi a me ignoti. E allora cosa bisogna fare per risolvere una sofferenza psicologica? Spesso si consiglia un controtrauma, ovvero un trauma che tolga questa sofferenza. All'interno del trauma si può infatti rivivere episodi passati nascosti, come diceva il grande psicologo Sigmund Freud, anche se io non sono più della scuola junghiana, motivi che adesso non posso citare. E quindi, caro Marinelli, sono disposto a venire a casa tua, a assolverti dai tuoi peccati e magari darti anche con uno stivale un calcio nelle natiche per causare quel controtrauma che potrà portare finalmente alla libertà di pensiero e a superare questo blocco psicologico. Quando vuoi sono disponibile. Per te questo ed altro.